Ciao e bentornato sul mio canale. Quando si tratta di parlare di Isola d'Elba tutti pensano a sport di mare come la vela, eventualmente un bagno in mare, a spiagge meravigliose che si possono incontrare, mentre in realtà una cosa molto particolare è che Portoferraio è una località di interesse storico che in passato è stata difesa da imponenti strutture militari. Nel nostro caso, queste strutture risalgono al periodo medievale. Oggi vorrei portarti con me in questa visita alle tre strutture principali, che sono Forte Falcone, Forte Stella e la Linguella. Cominciamo! La prima e più importante struttura difensiva della città di Portoferraio è senz'altro Forte Falcone. Adesso si accede attraverso due ingressi, il primo a monte, verso il mare. Il secondo lo si può imboccare dal parcheggio del porto di Portoferraio. L'ingresso originario del forte sarebbe quello a monte. Noi per comodità abbiamo scelto l'ingresso che si imbocca poco sopra il porto dalla cosiddetta porta a terra per distinguerla dalla porta a mare posta in fondo al porto antico. Poco dopo si incontra la biglietteria. Costo del biglietto 7 euro. Mentre ci accingiamo a salire un numero molto grande di gradini, alcuni cenni storici sulla città di Portoferraio e Forte Falcone. Portoferraio fu rifondata, per volere di Cosimo I dei Medici, nel 1548, affidando all'architetto Giovanni Camerini la progettazione di una città fortificata simbolicamente chiamata Cosmopoli, cioè città di Cosimo. La nuova città fu concepita come presidio militare con lo scopo di difendere le coste toscane. Era sostanzialmente un insieme di fortificazioni. La città poteva considerarsi un'isola nell'isola, essendo difesa dal mare, dalle alte scogliere e dalle mura che univano i due forti. Verso la rada di Portoferraio e il porto, dalle mura della Linguella, e era sostanzialmente chiusa sul terzo lato da un canale che congiungeva l'attuale ormeggio dell'Alto Fondale dove attraccano i traghetti fino alla spiaggia delle Ghiaie che potete vedere. Questo canale era sostanzialmente superabile solamente tramite un ponte levatoio. Forte Falcone è costituito da 4 bastioni. Dovendo salirli tutti, ci conviene ogni tanto, anche per prendere fiato, fermarci, affacciarci alla balaustra e godere dei panorami stupendi che le fortificazioni di Portoferraio possono offrire. Siamo giunti al forte e ci dirigiamo alla prima garritta che incontriamo molto velocemente. Dalla garritta si può avere una panoramica a 360 gradi sulla città di Portoferraio, sul canale di Piombino, sul Tirreno settentrionale nelle giornate più limpide e sui contrafforti dei bastioni di Forte Falcone. Ora siamo nel punto più alto di Forte Falcone, 79 metri sul livello del mare. Da qui osserveremo la
parte antica della città fino alla Linguella e più lontano tutta la parte più moderna di Portoferraio fino alla punta del Capobianco, l'Enfola. Qui è uno degli ultimi cannoni che servivano a difendere la città. Un'ultima panoramica, Villa dei Mulini, residenza di Napoleone all'Elba, Forte Stella col faro, e giù per la città antica si potrà notare la Linguella, che in pratica era un bastione che chiudeva Portoferraio in un'unica struttura fortificata di difficilissimo accesso per i nemici. All'interno di Forte Falcone è presente un piccolo museo che raccoglie reperti dell'epoca medicea. Nel museo si possono trovare, oltre a registri, monete dell'epoca, antichi codici, copie della statua di Cosimo de' Medici, di alcune rappresentazioni dell'isola d'Elba, delle fortificazioni di Portoferraio e dell'antica città, così come l'ho descritto. Ma siamo arrivati all'uscita di Forte Falcone dalla porta a monte, recentemente riaperta al pubblico. Potete vedere sopra la porta l'iscrizione originale che documenta l'anno di costruzione delle fortezze. E a questo punto, una volta che siamo a Forte Falcone, perché non dirigersi a visitare il resto delle fortezze? Intanto dovremo passare davanti a Villa dei Mulini, residenza napoleonica a Portoferraio. Qui c'è la piazzetta davanti alla Villa dei Mulini, qui sulla vostra destra. Si può anche visitare la Villa dei Mulini. La villa è aperta tutti i giorni tranne il martedì. Qui ci sono gli orari. Indovinate un po' in che giorno ci siamo capitati noi? Vabbè, è meglio dirigersi a Forte Stella, forza. È un complesso privato, un enorme complesso di case vacanze e sono tutte seconde case. Stiamo entrando a Forte Stella. Bellissimo il faro. Andiamo a vedere cosa si vede dalla balaustra. Si vede la parte posteriore della villa di Napoleone. L'accesso a Forte Stella costa 2 euro. Un cenno sul faro. Mentre scorrono queste immagini, fu il Granduca Leopoldo I a far costruire al posto dell'originario fanale un faro circolare definito dallo storico Sebastiano Lombardi il più bello e maestoso di quanti si trovi nel Mediterraneo. E ora un cenno alla terza gamba delle difese di Portoferraio, la Torre della Linguella. È subito riconoscibile all'ingresso del porto di Portoferraio per la sua forma ottagonale. Progettata nel 1548, fu ultimata 2 anni dopo. Vi fu incarcerato nel 1933 in attesa di processo Sandro Pertini, poi divenuto 7° presidente della Repubblica Italiana. Se ti è piaciuto quello che hai visto, se lo hai trovato interessante, lascia un like, iscriviti al canale e commenta nello spazio qui sotto. Ciao e al prossimo video.